Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Sul banco ho la slitta che ho creato qualche tempo fa. Se vi fosse perso il video ve lo lascio qui in alto. Adesso, per un progetto che devo realizzare, mi occorrono degli esagoni. Poiché all'interno del laboratorio non ho spazio per mettere molte slitte, tutte le modifiche che mi occorreranno per i progetti futuri le realizzerò su questa, tutte rimovibili. Dopo aver recuperato un pannellino di compensato da 4 mm, lo porto alla misura interna della slitta e ci applico sopra un listello a 30 gradi rispetto alla linea di taglio. Su quest'ultimo andrò ad applicare un pezzo di T-Track di alluminio sul quale scorrerà un morsetto a leva. La modifica in sé per sé è molto semplice e vi lascio alle immagini. E ogni tanto approfitto anche per riciclare qualche pezzo stampato in 3D e non utilizzato. Su questo pezzo di prova mi traccio un esagono giusto per avere riferimento durante i tagli.
rieccoci amici, anche per questo sabato il risultato lo abbiamo portato a casa. A differenza di altri jig che si vedono in rete, i quali consentono di fare con un'unica passata l'intero esagono, io, avendo uno spazio limitato nella slitta, mi sono dovuto adattare a questo sistema. Il travetto con la guida è a 30 gradi. Per poter recuperare questi primi 4 lati utilizzerò una battuta a 90 gradi, rigirando il pezzo su se stesso, e in quel caso mi manterrò un millimetro più largo. E per portare tutti i lati alla stessa misura utilizzerò questo lato a 30 gradi in modo da avere la sagoma precisa dei 60 gradi dell'angolo dell'esagono, e mi farò il giro completo di tutti i lati, portando l'esagono a misura finita. Che dirvi di più amici, anche per questo sabato è tutto. Ricordatevi sempre di iscrivervi per poter partecipare all'estazione della troncatrice di hobby. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!